Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Dunque, il commento è di Monica Caselli e mi fa presente che le informazioni che lei aveva inerenti alle spade nei tarocchi come seme erano collegate a problemi di famiglia e a problemi di salute. Lei ha questa informazione. Ora, quello che voglio farvi capire è che l'interpretazione dei tarocchi è soggettiva, cioè dipende dalla cartomante, ok? Da chi fa la lettura e dipende da un sacco di cose. Per esempio, dall'esperienza che ha la persona nel leggere i tarocchi, questo potrebbe essere un fattore abbastanza importante, perché in base all'esperienza che uno ha, fa una lettura di tipo, diciamo, basico, piuttosto che di tipo un po' più profondo, magari un po' più spirituale, ok? Quindi nel momento in cui si fa una lettura di tipo concreto, allora sì, diciamo le spade potrebbero rappresentare sofferenza più che problemi. mm? Quindi anche delle ferite proprio a livello di corpo, dei tagli, il 3 di spade per esempio, se voi state facendo una lettura di tipo fisico, il 3 di spade può parlare proprio di operazioni, di qualche cosa che a livello fisico taglia il corpo, è la ferita ancora aperta, no? Poi un altro fattore determinante è l'ambiente culturale dove è cresciuta la persona che fa la lettura, il tipo di formazione o di studi che ha affrontato e il tipo di evoluzione personale, il, diciamo, grado di consapevolezza che ha elaborato la persona che fa la lettura. Ok? Quindi lì dipende dalla cartomante il tipo di interpretazione che dà. Per cui se voi ascoltate una lettura e la cartomante A vi dice una cosa, la cartomante B vi dice un'altra cosa, la cartomante C vi dice la stessa cosa della B ma un po' diversamente, è inutile che poi voi prendiate le vostre, tra virgolette, conoscenze e che facciate voi la vostra traduzione, perché a quel punto lì vi conviene di più tirare voi le carte, così hanno direttamente la vostra energia, invece che magari ascoltare una lettura di gruppo e cercare di interpretare voi le carte. Voi quello che dovete fare non è interpretare le carte, ma cercare di adattare la lettura all'informazione che la cartomante vi dà in quel momento, perché è quello che a lei arriva, dovete cercare di adattarlo alla vostra realtà, ma non è che si debba, diciamo, modificare il significato della lettura in sé, perché a parità di carte, due cartomanti diverse vi possono dare due interpretazioni completamente diverse. Quindi, quando ascoltate una lettura collettiva, tenete sempre presente che le mie letture sono filtrate dai miei studi, dalla mia esperienza lavorativa, dal mio bagaglio culturale, dal tipo di ambiente dove sono cresciuta, dal tipo di esperienze che ho avuto, dal tipo di grado spirituale che io ho in questo momento. Le letture che faccio adesso sono molto migliori delle letture che facevo 10 o 15 o 20 anni fa. Ok? Quindi è tutto un po' una cosa, diciamo, in evoluzione anche in base all'esperienza che uno ha del settore. Ora, le spade nello specifico ehm, parlano di sofferenza perché la spada come strumento è qualcosa che taglia, quindi parla anche di tagli netti, di divisioni, ma da un punto di vista più astratto, se vogliamo fare una lettura che non sia sul livello terreno, ma per esempio che sia su un livello mentale, perché ci sono tre livelli per fare le letture, il livello fisico, il livello emotivo e il livello mentale. Supponiamo che la lettura sia da un punto di vista mentale, di conseguenza lì potrebbero rappresentare i pensieri, mm? Le nuvole, le contorsioni della mente, diciamo così. Quindi un consiglio che vi voglio dare è proprio quello di non modificare l'interpretazione della lettura a tal punto da andare a cercare il significato della carta. Il 2 di coppe, no, il 2 di coppe vuol dire unione, però il 2 di coppe lì è uscito perché lei dice no, si è sbagliata. No,
Lei non si è sbagliata, lei sarei io perché mi è successo già una volta. C'erano due di coppe che io ho letto, diciamo, con un significato un po' negativo e mi è stato fatto notare da più di una persona che mi ero sbagliata, che il due di coppe era dritto, non era il contrario, e che quindi dovevo rifare la lettura. Ok? No, a me è arrivato quella roba lì. A parte che era la posizione della carta all'interno dello schema della lettura e non il verso della carta se dritto o a testa in giù che determinava il significato in quel particolare momento. Però a parte quello, se a me arriva quello, a me arriva quello. Se a voi non piace, se voi reputate che in quel momento lì la mia interpretazione sia sbagliata, a parte che partite da un giudizio, giusto o sbagliato, e invece in questo caso, siccome le letture, le canalizzazioni sono soggettive, è quello che vi porta la persona, è quello che è, cioè prendere o lasciare fondamentalmente, non c'è giusto o sbagliato. Non so se riesco a rendere l'idea, cioè perché quello che per voi può essere sbagliato, per un'altra persona invece può essere giusto. Quindi alla fine io quello che sento durante le letture e non è quello che so, studiato sui libri riguardo il significato delle carte. È quello che mi arriva, è quello che sento a livello di pelle, quello che sento a livello di cuore. Io sento emozioni, sento odori, sento sapori, vedo immagini, sento parole. È una percezione a 360 gradi, non è solo giro la carta, vuol dire questo, punto. Sì, forse 20 anni fa per me era così, perché ero agli inizi. Però diciamo che adesso i canali di comunicazione sono diversi e quindi certe volte quando io vedo due o tre carte insieme mi danno un messaggio che se voi poi scandite le singole carte non riuscite a capire come le ho messe insieme, perché magari siete agli inizi, il vostro è un approccio di tipo didattico e quindi si fa fatica. Ecco, tenete presente che la mia non è solo una lettura di tipo didattico, quindi questo vuol dire questo e questo vuol dire questo, 1 più 1 fa 2, ma ho delle percezioni. Quindi molte volte io estraggo una carta, mi arriva un'immagine che non c'entra niente con la carta, perché alle volte mi succede anche così, e io comunico quello che ho visto. La carta è un simbolo, i tarocchi sono archetipi, ma sono pieni di simbologie. Ora, se prendete il libricino che c'è dentro il mazzo dei tarocchi e studiate a memoria piuttosto che in modo didattico, è un conto. Tenete presente però anche che molte cartomanti hanno uno studio più profondo dietro. Ci sono studi di esoterismo, si studia il simbolismo, si studiano altre cose dietro, anche se voi non le vedete, però comunque non è importante, cioè nel senso io porto durante la lettura quello che mi arriva. Può risuonare o no. Lì sta, secondo me, alla, come vi posso dire, alla flessibilità di ognuno cercare di capire se vi rispecchia, se vi risuona bene. Se non risuona, cercare di capire se non risuona perché la lettura l'avete ascoltata troppo presto, se perché magari proprio la lettura non è per voi, avete bisogno di, non lo so, ascoltare ascendente piuttosto che segno lunare, oppure se siete voi che non volete vedere qualche cosa della lettura, perché tutte sono valide come opzioni. Ok, comunque tenete sempre presente che la lettura è soggettiva. Quindi quello che voi sapete a livello didattico non è detto che sia uguale a quello che la cartomante sente, percepisce e canalizza. Poi ripeto, un discorso è se siete alle prime armi e fate proprio un discorso di il 2 di spade vuol dire questo, il 3 di spade vuol dire questo, quindi questa è nella posizione del presente, questa è nella posizione del futuro e quindi c'è un dubbio nel presente e un tradimento nel futuro. Ipotesi, quindi questo è, no? Molto easy. Ci sono poi invece delle volte dove appunto arrivano percezioni e voi che siete dall'altra parte purtroppo, io ogni tanto lo dico, mi è arrivata questa cosa, ho sentito. Diventa difficile
Anche perché tenete presente una cosa, io leggo le carte e la mia lingua va a una certa velocità, ma quando arrivano le canalizzazioni nell'astrale è tutto più veloce. Quindi mentre io sto ancora spiegando magari a voi la prima carta, a me sono già arrivati 2 o 3 messaggi delle carte successive. È per quello che poi anche mi diventa difficile, mi sbaglio spesso. Però ecco, quello che volevo dirvi appunto è di non prendere troppo alla lettera il singolo significato della carta, perché per molte persone che fanno canalizzazioni non è solo quello, c'è molto altro dietro e voi magari non ve ne rendete semplicemente conto o avete un vissuto diverso, insomma ci sono X motivi, ok? Bene ragazzi, se ci sono dubbi fatemelo sapere nei commenti, se avete altre domande. Io mano a mano farò video per spiegare tutti questi piccoli dubbi. Io vi ringrazio come sempre di essere stati qui con me. Se vi è stato d'aiuto potete mettere like, potete anche condividere il video se volete supportare il canale. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo prossimamente. Ciao ciao!